Ciao, oggi vi parlo dal mio terrazzo, fiorito, soleggiato e circondata dai profumi di un gelsomino in esplosione fiorita. Il progetto di oggi, infatti, è molto estivo e sicuramente creativo. Vediamo insieme di che cosa si tratta e quindi buono spin a tutti! Ho da qualche giorno un paio di gomitoli di questo misto acrilico. È un Easy Touch, quindi molto morbido, e il colore, questo color champagne, mi è piaciuto e ho voluto tenerlo da parte in attesa che mi arrivasse qualche idea e che potesse esaltare proprio le caratteristiche di questo filato. Ebbene, ho avuto così l'idea di realizzare un coprispalle chiamato in ambiente di crochet comunemente sleeves. Per una serie di ragioni, ovviamente, come dicevo, la morbidezza del filato ben si addice. E poi insomma ho disponibilità soltanto di 2 gomitoli da 50 grammi e quindi spero mi siano sufficienti, dovrebbero bastarmi. Come vedete, il soggetto che io preferisco sempre è il fiore, quindi le grani che ho scelto per realizzare questo carinissimo coprispalle è proprio il fiore. Sono delle grani circolari e normalmente gli sleeves che si vedono in rete prediligono dei disegni più squadrati perché dovendo unire 2 pannelli rettangoli per il frontale e per il posteriore, chiaramente è più semplice avere delle forme squadrate. Con il grani circolare bisognerà fare un po' più di attenzione, ma cerchiamo di non complicarci troppo la vita e sceglieremo un fiore, anche detto comunemente stella, che ben si unisce senza farci impazzire. Ecco, l'uncinetto che ho scelto di usare per la lavorazione è il mio uncinetto preferito, è un 5. Fidatevi, è stampigliato qua in coda, il numero è praticamente illeggibile, però io lo preferisco perché, pur essendo tutto di plastica e quindi antistetico rispetto a quei bellissimi colorati uncinetti che vedete in rete, anche di metallo, questo è bellissimo perché scivola bene nel filato e quindi rende la lavorazione molto più pratica e veloce. Per quanto riguarda invece la misura, la valuterò passo per passo, sicuramente perché non so ancora esattamente la dimensione che avrà la granny circolare, a seconda appunto del filato che ho, del mio uncinetto e della manualità. Ovviamente l'esito, la dimensione può variare, la mia anche nei confronti della vostra, quindi magari ne facciamo prima 4, proviamo a unirle e a secondo della dimensione valuteremo poi quanto fare sia profondo e quindi lungo verso il seno il nostro rettangolo, sia poi quanto fare le nostre maniche, perché dovremo appunto valutare una sorta di parte centrale che prevede il nostro busto e poi considerando più o meno dall'ascella, quindi spalla ascella, la lunghezza anche quindi della manica, quindi valuteremo poi. Ma adesso diamo la precedenza quindi alla lavorazione della nostra piastrellina e vediamo i punti principali, sicuramente semplici perché come vedrete si tratterà soprattutto di catenelle, e la velocità con cui poi la eseguiremo. Ecco la piastrella che andiamo ora a realizzare.
Dunque, come potete notare, si tratta soprattutto di catenelle e quindi diciamo che appunto non ci sono delle criticità e delle difficoltà particolari. Iniziamo con un cerchio magico e sopra il cerchio magico lavoriamo 8 punti bassi. Il primo punto basso è costituito da 2 catenelle e poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti bassi, dicevo, per un totale di 8. Chiuso il primo corpo centrale del nostro fiorellino, avviamo le catenelle. Sono praticamente multipli di 8, sono sempre 8. 8 catenelle in andata, 8 catenelle che distanzia il petalo e 8 catenelle che poi scendono ad allacciarsi al punto successivo. Ecco, per non impazzire, io vi suggerisco alla fine dei primi 8 di inserire un marcatore, così che anche nella catenella degli 8 che andiamo a fare vicino, perché in questo caso quando poi andrete a fissare il petalo non diventerete pazze per contarli tutte le volte. Quindi abbiamo detto che iniziamo col fare 8 catenelle in salita, mettiamo un marcatore sull'ottava, poi dalla nona in poi ci fermiamo con un altro marcatore e quindi ne contiamo altre 8, marcatore e altre 8 scendiamo. In questo caso abbiamo iniziato col fare un mezzo petalo in andata e quando poi arriveremo in chiusura provvederemo in discesa da questa parte a chiudere e a formare il petalo con cui abbiamo iniziato. Quindi in pratica è un continuo saliscendi, quindi 8 scendo, 8 salgo. Quando arrivo qua in alto blocco il punto con un punto bassissimo, l'ottavo punto sull'ottavo punto che ho fatto in discesa. Quindi giusto per farvi un segno, vediamo se trovo una biro qua vicino, ecco, quando sono in salita mi chiudo di qua e poi riavvio il procedimento dall'altra parte. Stessa lavorazione, quindi 8 catenelle, 8 in discesa, 8 che sale per chiudere l'altro punto, l'altro petalo e così discorrendo per tutto il giro dei petali. Una volta che si è conclusa la lavorazione dei petali, provvederemo a fare il giro finale, perché sono soltanto in pratica 3 i passaggi fondamentali di questa piastrella. Con il terzo giro, ultimo, chiuderemo poi con dei punti bassissimi e con un piccolo spazio che andrà a costituire l'aggancio delle piastrelle, ma questo lo vedremo in un secondo momento. Quindi adesso vi faccio vedere come viene la piastrella che ho già provveduto a fare. La lavorazione quindi inizia, abbiamo detto, dal cerchio magico, codina, giro il filo da sotto, tiro dentro il filo e fermo il primo punto. Un secondo che sta come primo punto basso nel nostro cerchio e adesso oltre a questi ne dovrò fare 8 in tutto, quindi altri 7, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vediamo in tutto:
1 2 3 4 5 6 7, chiudiamo un po' il nostro cerchio e l'ultimo 8. Con un punto bassissimo entriamo nella catenella che abbiamo fatto inizialmente e blocchiamo punto. Questo è il nostro centro, da qui parte poi tutto il nostro fiore. Arrivati quindi a questo punto, vedete il mio centro, per farli tutti uguali io ho tirato comunque la gambettina del filo che lascio fuori e tengo di riferimento la codina del mio uncinetto. Quindi in questo modo, vedete, tutti i fiori che farò considererò questa misura come chiusura ideale del mio centro del fiorellino. Da qua in poi adesso parto coi petali. Il primo petalo, abbiamo detto la prima metà di petalo, con le 8 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sull'ottava forse è meglio che metta un segnapunto, in modo tale che poi mi renda conto anche degli spazi fra un petalo e l'altro e vado più spedita. Altri 8 sono la separazione fra un petalo e l'altro, quindi uno l'ho fatto, 2 3 4 5 6 7 8. Mettiamo un altro segnapunto, ok, fissiamolo perché nel movimento può aprirsi, ecco qui, e adesso altri 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Questo 8 è il lato del secondo petalo che inserirò nello spazio sotto della catenella qua. Quindi apriamo un po', ecco, inseriamo, ecco, questo è di fatto il primo lato del fiore, del petalo, la distanza fra un petalo e l'altro e il lato del secondo petalo. Adesso salgo con una catenella di 8 e mi vado a inserire proprio là dove ho messo il segnapunto. 1 2 3 4 5 6 7 8. Il segnapunto che avevo messo, per essere più chiari, è l'ottava catenella della distanza. La tengo libera perché mi servirà quando farò poi il giro conclusivo del fiore, e quindi mi inserisco con il lato del petalo nella catenella sottostante, quindi non questa ma questa. Tiro dentro ed ecco qua il primo petalo. Adesso procedo sempre con la distanza di 8, 1 2, aiutami, si sta sgarbugliando, 2 3 4 5 6 7 8. Utilizzo sempre un segnapunto, così so che l'ottava la devo lasciare libera, e adesso vado giù della metà dell'altro 8, 2 3 4 5 6 7 8. Ecco, e adesso scendo esattamente in quello successivo. E così
sto andando avanti a fare i petali, ci vediamo alla fine. Ecco qui, questa è la piastrella che abbiamo realizzato seguendo lo schema di cui vi spiegavo. Quindi, come potete notare, sono tutte catenelle che proseguono in un saliscendi, quindi 8, 8, 8 in discesa, 8 in salita, che si blocca per chiudere il primo petalo, e così tutto il seguito fino ad arrivare all'ultima, che avrà le sue sempre catenelle da 8 per creare il distanziamento e il lato del petalo per chiudere la metà che abbiamo fatto inizialmente. Esattamente qua dove ho il marcatore provvederò ora ad attaccare il filo per eseguire il giro finale della piastrella. Si apre un altro giorno sul terrazzo. Oggi proseguiamo il lavoretto dello sleeves coi fiori e intanto vi faccio vedere che bella che è la mia passiflora. Questo fiore è veramente stupendo. Noi cittadine dobbiamo accontentarci di queste pareti che adattiamo con più verde possibile. Ok Fulvia, cosa dici adesso? Andiamo avanti a fare il coprispalle? Dai. Unito quindi con il filo l'ultimo petalo che abbiamo eseguito, ci troviamo in questa posizione. Ora dobbiamo saltare con un punto bassissimo sulla prima catenella degli 8 che costituiscono la distanza fra un petalo e l'altro. Sulla prima catenella eseguiamo 2 catenelle che sono il corrispettivo del primo punto basso. Adesso per ogni punto sottostante eseguiamo un punto basso, quindi questo è come se fosse il nostro primo, ne facciamo un secondo, un terzo, un quarto. Arrivate al quarto ci alziamo di 3 catenelle, quindi 1, 2, 3, che creeranno questo piccolo spazietto che è la puntina del nostro fiore in sostanza. Dopo aver eseguito le 3 catenelle ci attacchiamo con un punto basso nella catenella sottostante subito adiacente a quello che abbiamo lasciato poc'anzi, perché in questo modo andiamo a coprire gli altri 4 punti che ci sono sotto nella catenella del distanziamento. Quindi saranno coperti tutti col solo piccolo inserimento di queste 3 catenelle che ci aiuteranno poi nell'unione delle nostre grani circolari quando si tratterà appunto di assemblarle tutte quante. Lo stesso tipo di lavoro lo facciamo per tutti i lati del nostro fiore, quindi lo facciamo anche dopo, dall'ultima catenella che abbiamo di spaziatura fra un petalo e l'altro, saltiamo immediatamente nella catenella successiva per fare un altro punto basso. In questo modo si uniranno ulteriormente anche visivamente, i petali e sarà più omogenea la lavorazione. Adesso io mi sono trovata qui, quindi ho unito semplicemente il mio filo per eseguire la lavorazione, entro direttamente nella catenella immediatamente seguente con un punto bassissimo perché mi sto spostando, scusate, sto tenendo soltanto la camera con una mano e quindi è difficilissimo,
questa è la codina della mia lavorazione, non c'entra niente, quindi tiro dentro adesso subito il filo per fare il punto basso. Da questo punto basso mi alzo di 2 catenelle e vado proseguendo con i punti bassi fino ad arrivare al quarto e poi salto dall'altra parte. Ho creato già la prima puntina della mia stella, del mio fiore stellato, chiamiamo così. Adesso, dopo aver fatto gli altri 4 punti bassi su questo lato, sono arrivata a fare le 3 catenelle dell'altra puntina e adesso mi inserisco nelle 4 catenelle sottostante, sempre punto basso, 1, 2, 3, 4, si è allargato tanto questo punto, adesso però lo stringo perché andrò a prendere quello dalla parte opposta, che è esattamente questo sull'altro lato, sull'altra spaziatura. Quindi entro subito nel primo qua e faccio il primo punto basso dell'altro lato, 1, 2, 3, ok, 4 e le 3 catenelle per poi inserirmi subito dopo nell'altra catenella sottostante e così vedete ho già fatto le prime 3 puntine della mia piastrellina, ok, del mio fiore stellato, chiamiamolo così. Adesso proseguo e chiudo fino ad arrivare al punto basso iniziale, che nel mio caso si trova qui, e poi avendone già fatte 4 proviamo ad unirle insieme e a vedere la dimensione che ha tutti unite in modo tale da renderci più o meno conto delle misure che potrà avere il nostro coprispalle. Unire tra di loro i nostri fiori è semplice. Io ne ho già uniti 3, sto per unirne la quarta. Mi sono fermata alla puntina che sto eseguendo per questa piastrella, ipotizzando quindi di attaccarla alla piastrella vicino. Io mi fermo, disfo un attimo il punto perché sono andata oltre, mi fermo alla primissima catenella fatta e la seconda la inserisco direttamente nella punta del fiore vicino, quindi faccio la seconda direttamente dentro. Poi avrò sempre la terza catenella per poi riattaccarmi al mio fiore con il punto bassissimo, scusate, il punto basso sottostante. Ecco, vediamo se riesco a stendere adesso il lavoro. Io ho già così unito le 2 puntine per piastrella. Lo stesso, adesso proseguendo la lavorazione, farò per la punta che mi trovo subito dopo e quindi
la inserisco qua. Per le successive devo saltare sulla piastrella sotto e quindi per queste due andrò a fermarmi così. Vediamo se riesco ad aiutare la comprensione. Ecco, questa sarà inserita qui, questa sarà inserita sulla crestina, sulla puntina di questa e questa di questa qua. Quindi mentre eseguo l'ultimo giro del mio fiorellino mi attacco direttamente alle piastrelle già eseguite. Lo faccio proprio passo per passo. Come dicevo, adesso che ne abbiamo eseguite 4, vediamo la dimensione che occupa per capire poi come vestirli. Dunque, le 4 nostre belle creazioni sono queste qua. Le ho unite, per ora sono stese su un piano. Se non l'avete, procuratevelo perché è comodissimo, riuscite a tendere bene le piastrelle e organizzarle, fissarle con questi perni. In ogni caso, la composizione, così come mi è venuta al massimo della sua tensione o poco meno, ho dunque misurato per circa un 25 centimetri. Vediamo se riesco a farvi vedere. Ecco, più o meno i centimetri sono questi. Ovviamente, essendo quadrato, è un 25 per 25. Ora, la nostra piastrellina, la nostra piccola piastrellina fiorita è invece 13 per 13. Adesso, ipotizzando che io dovrò assemblarle in questo modo, non so se riuscite a vedere, ho già preso orientativamente delle misure. Vediamo magari con un pennarello blu se riesco a farvi vedere meglio. Le 4 piastrelline che ho appena fatto posso considerarle come se fossero già un corpo, il corpo centrale, no? Il mio busto. Abbiamo detto che orientativamente sono un 25 per 25 e mi arrivano sopra al seno. Dunque, la misura invece delle mie spalle ho misurato intorno ai 42-43 centimetri. Visto che le 25 è proprio a ridosso del collo, nel momento in cui le unirò il rettangolo frontale col rettangolo posteriore per fare il mio coprispalle, terrò presente di fermarmi magari un po' prima per lasciare, ecco, lo scollo del mio coprispalle un po' più morbido e chiaramente non troppo stretto intorno al collo. Ora, con queste 25 già mi sposto di 25 cm, 25 cm, 25 cm. Inizio a fare una prima parte frontale e misurare poi la lunghezza delle mie maniche, quanto vorrò farle in estensione, quindi andando giù in questo senso e andando giù poi in lunghezza in questo senso, e valuterò anche se eventualmente mi saranno sufficienti questi 25 cm di lunghezza o se a conti fatti sarà meglio forse aggiungere un'ulteriore unica fila di fiorellini. Questo perché noi l'abbiamo visto qui nella sua massima tensione. Va da sé che una volta che lo tolgo dal supporto, non essendo inamidato e restando morbido nella sua vestibilità, è chiaro che non sarà mai 25 per 25, tenderà a restringersi un po', a essere più elastico per l'appunto. Quindi
va da sé, come dicevo, che potenzialmente diventerà leggermente più corto rispetto a quanto sto ipotizzando ora, quindi una fila in più di piastrelline può essere sicuramente utile. Ora sto ultimando anche altre 4 e sto unendo anche la quarta piastrellina appena terminata, questa. Quindi già sono a buon punto, ne ho un paio, 25-25 abbiamo detto sono un 50 centimetri. Valuterò insomma se farlo per lungo 1,5 m o 2 metri, vediamo quanto lungo mi piacerà avere le maniche e naturalmente l'aspetto finale. Amiche mie, amici miei, sono riuscita a tornare sul terrazzo e a godermi una splendida giornata. Vediamo a che punto è arrivato il nostro progetto, la nostra lavorazione, la nostra bellissima creazione dello Sleeves. E voilà, così è come si presenta l'unione delle nostre piastrelline a fiorellino. Come vedete tutto l'insieme ha veramente una bella composizione. Mi rimangono da realizzare le ultime piastrelle, quindi 1, 2 e 3 per chiudere definitivamente anche la manica, quindi la parte finale del mio Sleevers. Come potete notare la parte centrale l'ho tenuta segnata e quindi non agganciata ma semplicemente appuntata coi fermapunti, perché deve essere libera per far inserire il nostro collo. Ovviamente, come notate, ci sono fuori tutti i fili, quindi dovrò provvedere a sistemare con un filo e l'aiuto dell'uncinetto internamente tutti i fili. Vedete, posteriormente non li ho ancora fissati completamente, e mantenere, e quindi verificherò con l'aiuto dell'uncinetto tutti i centri dei fiori simili, in modo tale che insomma viene più armonico il mio progetto. Avviamoci quindi alla chiusura delle ultime 3 piastrelline e quindi poi alla fase definitiva. Questo è lo schema dei miei fiorellini uniti, quindi io ho avuto bisogno di 10 fiorellini per riga per un totale di 40, quindi 20 sull'anteriore, 20 sul posteriore o comunque viceversa. Lascio aperto il corpo centrale per inserire il collo e sinistra e destra sono le mie maniche. La mia lavorazione, il mio filo, il mio uncinetto mi hanno permesso di arrivare a una lunghezza di circa 140 centimetri. Avevo ipotizzato inizialmente di fare una terza riga, quindi di fare altri 10 e 10, ma poi diventa effettivamente un po' lungo sul busto. E ho seguito il consiglio di mia figlia, che è sedicenne, mi dice che è molto più carino se rimane proprio della stessa misura in cui poi si prolungheranno le maniche e quindi verrà molto più carino. Direi che posso avviarmi alla fine e farvi vedere poi il progetto finale. Ecco qua, voglio farvi vedere la prima prova. Questa è la lunghezza della manica, il mio busto fatto da 4 fiori e la lunghezza dell'altra manica.
Su consiglio di mia figlia mi dice di fare un paio di spalline, quindi qua dove ho messo questi marcatori provvederò a fare un paio di spalline in modo tale che avremo poi la spalla libera e questo gioco molto carino. Come potete vedere ho già unito tra loro le maniche ed ho utilizzato di fatto la stessa tecnica che ho utilizzato per comporre tutto il mio sleeves. Quindi ho agganciato tra di loro le piastrelle circolari utilizzando sempre lo stesso spazio che ho utilizzato in lavorazione. Adesso sistemo tutti questi fili che ho ancora in eccesso ed inserisco le spalline per migliorare la vestibilità. E poi mia figlia mi dice che se lo vuole tenere lei e quindi devo solo che ascoltare i suoi consigli. Mi sto quindi dedicando allo scollo, ovvero alla parte dove appoggerà sulle spalle. Prima di inserire le spalline, così come mi chiedeva appunto mia figlia, e quindi prima di fare le catenelle laddove ho marcato la posizione, ho deciso di dare più corpo a tutto lo scollo, come dicevo. Quindi ho realizzato un giro completo di mezzi punti bassi. Vi faccio vedere. Mi sono inserita sul lato più esterno in prossimità della spalla e ho bloccato il filo là nel buco di intersezione delle due piastrelle. Sono salita di 2 catenelle per realizzare quello che è il primo mezzo punto basso. Ho proseguito a farne 4 più 4, 8 e così facendo sono andata avanti a ripercorrere tutto il perimetro ed ovviamente, siccome sono sempre 4, 4, 4, 4, 4, ho rispettato esattamente i punti sottostanti e l'andatura di tutta la mia piastrella. Come ho fatto? Qui è stato semplice perché ho dovuto riproporre esattamente gli stessi punti che avevo sottostante. Quando poi mi sono trovata ad affrontare l'unione delle due piastrelle e quindi in prossimità dei buchini che le agganciano, sono entrata col mezzo punto basso, quindi un mezzo punto basso, un mezzo punto basso, e ho così proseguito fino ad arrivare all'apice del mio fiorellino. Qui non ho fatto il mezzo punto, ma un punto bassissimo. Sono rimasta esattamente appiccicata, diciamo così, all'angolino del mio fiorellino. Quindi mezzi punti, sempre 4 più 4, un punto bassissimo dentro lo spigolino della mia piastrella, mezzi punti anche dentro l'inserzione delle piastrelle, e ho proceduto per tutto il giro. Ora mi trovo ancora a chiusura del giro al punto di partenza e avvio sempre sopra questo primo giro tutto un altro giro di punti bassi più semplice, fino a quando arriverò in prossimità
del mio primo marcatore e mi alzerò con le catenelle per effettuare la mia prima spallina. Dal punto viola ecco quindi il mio punto basso dentro ai punti sottostanti. Sono arrivata al marcatore che mi diceva, che mi ricordava la posizione della mia spallina, e adesso ho affrontato le prime 25 catenelle, che sono il corrispettivo di un 15 centimetri. Ho scelto di fare le mie spalline per un totale di centimetri 24, quindi ho avuto bisogno di fare nel mio caso 38 catenelle. Ho quindi bloccato nella parte posteriore la catenella con un punto bassissimo, vedete qui dove avevo l'altro marcatore, e sto tornando indietro. Ho fatto le prime 2 catenelle sulla catenella immediatamente vicino al bordo del mio scollo e adesso sto tornando indietro con i mezzi punti fino all'inizio della mia catenella. Ho eseguito le catenelle previste, ho agganciato dietro e con la lavorazione appunto a mezzo punto, alla fine ho scelto di rimanere col mezzo punto perché un punto alto mi rendeva la spallina troppo spessa. Quindi col mezzo punto sono ritornata alla parte iniziale, da dove avevo fatto partire la catenella. Come avete visto mi sono agganciata subito allo spazio sottostante libero e con un punto basso ho proseguito tutto il perimetro fino ad arrivare all'altra catenella, tornare indietro sempre col mezzo punto e col punto basso tornare nella parte posteriore. Ora vi faccio vedere sul retro. Ok, vediamo quindi il retro, dov'è l'altra spallina. Si è persa, eccola qua. Ecco, sono arrivata sul retro e sto incrociando adesso lo snodo dove avevo ancorato la catenella della spallina. Quindi ora mi avvicino il più possibile, quindi mi manca un altro punto basso e poi inserendo l'uncinetto in quest'altro punto basso vado ad agganciarmi sulla catenella che avevo fatto per iniziare il ritorno della spallina e la blocco alla mia scollatura. Eccoci qua. Come quindi avete visto, ho così sistemato anche la spallina posteriormente. Ora riprendo il perimetro col punto basso fino alla prossima spallina. Quando fate questo piccolo lavoretto assicuratevi che la spallina
sia dritta con l'avanti e il dietro, perché può essere che una svista ve la faccia attaccare storta. Quindi in questo caso direi che ci siamo. Proseguo quindi col bordo a mezzo punto e arriviamo a fare la stessa cosa anche qua. Vedete che vi dicevo che è facile sbagliarsi perché la spallina tende ad attorcigliarsi. Per il momento è agganciata solo con un piccolo punto, quindi quando poi arriviamo in prossimità e facciamo l'ultimo punto basso qui vicino, inseriamo l'uncinetto e assicuriamoci che frontalmente e posteriormente la spallina rispetti la sua andatura. Quindi mi aggancerò con l'uncinetto qua dentro ed esattamente come ho inserito qua il fermapunto, inserirò l'uncinetto anche nella prima catenella e tirerò giù il punto per proseguire il perimetro e andare a chiusura dei miei mezzi punti. Spalline finite. Ecco lo scollo con l'inserimento delle spalline. Com'è poi risultato? Vedete che tutta la parte alta dello scollo è perfettamente rifinita. Adesso non mi resta che tagliare e infilare con l'ago il filo che mi è rimasto in eccesso, ma praticamente posso ritenermi soddisfatta perché è venuto proprio carino. Se in fase di lavorazione preferite non inserire le spalline, il mio progetto iniziale infatti prevedeva di non averle e poi è stata mia figlia che dopo aver fatto una piccola prova mi ha dato il suggerimento, e quindi se a voi piace più semplice e quindi senza spalline, è sufficiente che eseguiate tutto lo scollo del collo senza ovviamente inserire le catenelle delle spalline. E se la scollatura risulta troppo larga e ovviamente non può essere vestito perché poi vi scende, pensate di chiudere ulteriormente 2 fiori, quindi accorciare la profondità dello scollo. Tutte queste accortezze chiaramente dovete valutarle voi con le vostre misure, se è per voi, se è per un'amica, quindi i gusti, come dico sempre, sono soggettivi e quindi in fase di lavorazione, visto che in questo caso, come dico spesso, le lavorazioni sono molto semplici, lo potete valutare voi a vostro gusto. Lo stesso tipo di intervento di rifinitura l'ho fatta sulla parte bassa del busto. Vedete, ho ripreso sempre esattamente come avevo fatto per lo scollo, anche sotto il seno, lo stesso tipo di bordo, quindi sempre mezzo punto e sempre rispettando i punti sottostanti. Così chiaramente è un po' più carino. L'unica accortezza, vi faccio vedere, è aver unito insieme questa piccola porzioncina, quindi si tratta dei 4 punti, vedete, dallo spigolo del fiore fino al centrale del fiore, questi piccoli 4 punti uniti per dare più chiusura in quello che è il corrispettivo poi della ascella e quindi definire meglio la manica. Vedete che carino. A proposito delle maniche, chiaramente lo stesso tipo di bordo, già qua lo potete vedere, ve la stendo così è più chiaro, lo stesso tipo di bordo l'ho fatto anche per le maniche. Il risultato è grazioso, decisamente. Non resta quindi di provarlo e vi faccio vedere come può essere personalizzato in modo proprio molto stiloso.